Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ho cambiato impostazione di video, cioè ho cambiato banco per fare il video, perché questo è un video particolare. A grande richiesta sto creando una PCB per testare le valvole di espansione. In pratica sono quelle valvole che si trovano nei climatizzatori, in cui vanno a fare un'espansione, cioè nel senso vanno a dosare il passaggio del gas. Solitamente vengono chiamate valvole di espansione elettronica perché sono elettroniche, vengono pilotate tramite questo connettore e una DC, diretta corrente, a 12 volt oppure a 24 volt. In base all'apertura e alla chiusura di questo spilletto c'è una quantità di gas che va a passare, e siccome sappiamo che il gas refrigerante cambia stato nel momento in cui incontra un ostacolo, bene, questa PCB non solo fa in modo di aprire e chiudere lo spilletto interno, ma ha anche la modalità di sblocco, fa in modo di poterle sbloccare se sono rimaste bloccate. Bene, prima di cominciare però guardate lo sponsor di oggi, che è molto interessante. Questo video è sponsorizzato da casefan.com, in cui offre delle chiavi di attivazione per Office e Windows. Qui, come possiamo vedere, ci sono tutti i vari pacchetti. Se scendiamo giù per la pagina troviamo i pacchetti che sono inclusi sia la chiave del sistema operativo che sia per Office. I prezzi che vedete sono scontati al 62% per Office, al 50% per Windows e al 62% per i pacchetti combinati. CaseFan non offre soltanto chiavi di attivazione, ma offre anche la possibilità di scaricare software per poi inserire le chiavi di attivazione che vi arriverà tramite mail dopo aver pagato. Proviamo a simulare di voler comprare una chiave per Windows. Vi ricordo di copiare il codice sconto, clicchiamo sul sistema operativo interessati, andiamo avanti, View Cart, inseriamo il coupon di codice sconto, applica sconto, e come possiamo vedere adesso ci è stato fatto lo sconto del 50%, il costo è di 13,63 €. Cliccando su procedi acquisto basta una carta oppure potete pagare tramite PayPal. Se vedete la videocamera che si muove un po' l'inquadratura, tenete presente che mi sono attrezzato così su due piedi per fare questo video, prendere questa inquadratura che è più carina, e mi sono organizzato per mantenere la videocamera un braccetto flessibile, quindi sappiate che l'inquadratura si potrebbe muovere un po'. Bene, cominciamo subito. Allora, vado a spiegare un po'. So che non si capisce niente perché ci sono un sacco di cavetti, ma purtroppo prima di fare la PCB bisogna comunque fare dei test su breadboard. Intanto qui abbiamo l'alimentatore in cui andrà ad alimentare la breadboard. Andremo ad alimentare a 20 volt, poi vi farò vedere perché è il suo max di 20 volt. Poi abbiamo un step down DC che servirà
a regolare il voltaggio da 12 a 24. Ripeto, non arriveremo a 24 perché questo alimentatore arriva massimo a 20 volt. Abbiamo Arduino Nano qui, quindi faccio molto lentamente perché se si stacca tutto è un casino. Questo è Arduino Nano, al suo interno è installato il firmware in C++ e qui abbiamo le uscite di Arduino Nano che vanno sul ULN 2803. Poi vi dirò il perché ho voluto mettere il 2803. Subito dopo le uscite del 2803 vanno a finire sul connettore che andrò a collegare la valvola. Abbiamo un potenziometro per regolare la frequenza e di conseguenza la velocità, si va da 20 Hz fino a 150 Hz. Abbiamo due pulsanti, uno per aprire la valvola e l'altro per chiudere la valvola. Abbiamo due LED che si illumineranno nel momento in cui vado a pigiare il pulsante e affinché non rilascio il pulsante la valvola continuerà a girare. Nel momento in cui rilascio il pulsante la valvola si bloccherà. Se premuti entrambi i pulsanti la valvola farà dei scatti destra e sinistra in modo che la valvola si sblocchi se è bloccata. Qui abbiamo due regolatori di tensione, uno LM7812 e l'altro LM7805. Questo da 0,5 serve per alimentare i pulsanti, il potenziometro Arduino. Qui abbiamo un display OLED, è alimentato a 3,3 volt, l'alimentazione la prende da Arduino. Poi andremo a vedere come è configurato il display. Qui abbiamo un partitore di tensione che adesso vi farò vedere sullo schema. Vi mostrerò anche lo schema e vi dirò a cosa serve il partitore di tensione. È interessante questo snap down di CDC perché queste valvole qua le possiamo trovare sia a 12 che a 24, quindi ero indeciso di mettere due alimentazioni separate sulla PCB, un'entrata a 12 volt e un'entrata a 24. Poi mi è venuta questa genialata di mettere questo DC-DC perché semplifica tutto. Tra l'altro questo DC-DC supporta 3 A e va da 1,5 volt fino a 30 volt di regolazione. Bene ragazzi, questo è lo schema. Partiamo subito dall'entrata della tensione 24 volt, poi qui abbiamo sia il morsetto che il jack per alimentare, quindi ripeto verrà alimentato a 24 volt. Poi da qui possiamo regolare la tensione perché qui abbiamo lo snap down di CDC che vi stavo parlando, è questo qua. Qui abbiamo l'uscita a 24 volt che andrà ad alimentare ULN il 2803. Abbiamo due regolatori di voltaggio in cui ci servono per abbassare la tensione e prelevare la 5 volt. La 5 volt andrà ad alimentare Arduino, andrà ad alimentare il potenziometro della frequenza, andrà ad alimentare i due tasti e andrà ad alimentare i due LED. Mentre invece per quanto riguarda il display OLED, la tensione, siccome questo viene alimentato a 3,3 volt, la tensione la prendiamo da Arduino, in cui abbiamo l'uscita 3,3 volt.
Bene, qui abbiamo il partitore. A che cosa serve questo partitore? Qui ci ho messo la formula per abbassare la tensione da 24 a 5 volt e poter ricavare le resistenze del partitore. Ci ho messo uno Zener di protezione. Se si dovesse bruciare una resistenza, abbiamo lo Zener di protezione. Questo pin va sul pin analogico di Arduino A1, in cui tramite e grazie al partitore va a monitorare la tensione sul display, quindi ci darà la tensione che abbiamo regolato dal DC-DC, quindi avremo visualizzata la tensione in cui stiamo alimentando la valvola. E adesso la accendiamo e vi farò vedere come funziona. Ok, diamo alimentazione. Abbiamo 20 volt perché questo è il suo massimo di questo alimentatore. Qui abbiamo il display, non so se si riesce a vedere bene, quindi abbiamo una frequenza di 117 Hz, i tasti attualmente stanno in stop, e una tensione di 13 volt. La tensione la possiamo regolare da questo potenziometro, quindi se metto al massimo il potenziometro qui sopra andremo a visualizzare la tensione di 19 volt. Vado a zoomare così faccio vedere. Quindi in questo momento potete vedere la tensione sta variando tra 19 e 20, quindi se abbasso lo porto a 12 volt. Ecco, in questo momento l'ho portato a 12 volt il regolatore, quindi sul connettore avremo 12 volt. Ma se questa tensione non è necessaria per poter sbloccare la valvola, possiamo aumentare. Ecco, adesso l'ho portato a 17, posso anche portarlo a 15, una via di mezzo. Ovviamente il potenziometro è molto delicato del snap down perché lui nasce con un trimmer e di conseguenza ho rimosso il trimmer e ci ho messo un potenziometro. Allora ho preso un multimetro per farvi vedere che sul 2803 abbiamo una tensione di 11 volt, di conseguenza l'avremo anche sul connettore della valvola, e nel momento in cui sposto il potenziometro, guardate, l'ho portato a 14, 14 sta anche sul display, non so se si riesce a vedere, ok? Qui abbiamo sempre il suo max voltaggio di 20 volt. Questa invece è la tensione di regolazione che vogliamo dare alla valvola. Quindi andiamo a togliere adesso il multimetro. Questa tensione che viene riportata sul display è grazie al partitore di tensione e grazie ai calcoli che fa Arduino. Ovviamente bisogna programmarlo e ci riporta la tensione grazie al partitore. Adesso vediamo come funziona. Ho collegato la valvola sul connettore, tenendo presente che purtroppo tutto questo è montato su basetta, quindi bisogna mantenere il connettore. Premendo il tasto potete vedere che l'alberino gira. In questo momento sta chiudendo. Sul display comparirà la freccia in chiusura, la freccia in apertura. Non ho messo la scritta apertura e chiusura perché cambiando valvola i sensi si possono invertire della valvola, quindi non l'ho scritto. Purtroppo la valvola non ha dei sensori Hall per poter capire quando sta chiudendo e quando sta aprendo, oppure se è bloccata o no. Quindi dobbiamo sentire
a livello, diciamo, orecchiabile se la valvola è bloccata, anche perché lo scatto, cioè gli impulsi si sentono più battenti, più forti quando la valvola è bloccata. Vi faccio sentire questa qua che fa più rumore. Chiude e apre. Come vi stavo dicendo, ogni volta che pigiamo il pulsante si accenderà il LED affinché abbiamo il pulsante premuto, la valvola, l'alberino della valvola girerà. Togliamo questa, ci mettiamo l'altra, vediamo se il connettore si riesce a mantenere. Ecco, qui sentiamo il rumore della valvola. In questo momento sta aprendo. Vediamo se riesco contemporaneamente a far girare la valvola e regolare la frequenza. In questo momento sto abbassando la frequenza, siamo a 50 Hz. Il suo minimo è 20, non l'ho portato a più basso di 20 perché non serve, e quindi gira molto lentamente. Man mano che aumento la frequenza andrà sempre più veloce fino a 150 Hz. Sentite il battente? Che aumentando la frequenza aumenta l'intensità degli impulsi. Guardate un po'. Adesso voglio farvi vedere che premendo tutti e due i pulsanti la valvola darà degli scatti destra e sinistra, in modo che se fosse bloccata si sblocchi. Guardate un po' come fa. Sul display appare sblocco con le frecce sopra sotto e esce la scritta sblocco. Dall'alimentatore possiamo vedere l'assorbimento della bobina. In questo momento sta assorbendo 200 mA, ma attenzione, se aumento il voltaggio, se la valvola si dovesse sbloccare oppure se la valvola è alimentata a 24 volt, porto il potenziometro a max. Sul display visualizzerò 24 volt, in questo caso ripeto visualizzeremo 19 perché questo alimentatore è il suo massimo del voltaggio, è quello, però abbiamo più potenza. Guardate, sull'alimentatore abbiamo quasi 400 mA, quindi abbiamo più potenza da dare alle bobine. Sentite come si sentono gli impulsi più corposi, con una tensione ovviamente più alta. Tenere presente che queste bobine sono alimentate a 12 volt, quindi tranquillamente, se non si dovesse sbloccare a 12, possiamo aumentare sia la frequenza che il voltaggio. La frequenza secondo me potrebbe anche andare bene a un 100 Hz, perché la frequenza non fa la differenza sulla forza, lo fa la corrente, e quindi aumentando la tensione aumentiamo anche il passaggio di corrente sulle bobine. In questo momento stiamo circa 100 Hz, 19 volt. Quindi immaginate che a 24 volt avrà ancora più potenza, più probabilità di sblocco. Una cosa importante, ho utilizzato ULN 2803 perché in pratica questo integrato
supporta massimo 500 mAh e capite bene che a 24 volt le bobine assorbono di più, quindi potremmo superare i 500 mAh di assorbimento. Allora che cosa ho fatto? Ho preso il 2803, ho utilizzato due pin in parallelo sia in entrata che in uscita, in modo da poter sfruttare 500 mAh più 500 mAh. Possiamo sfruttare 1 ampere prendendo due rami. Attenzione, questo integrato supporta 500 mAh per uscita, quindi collegandolo in questo modo, unendo i piedini in parallelo, posso sfruttare fino a 1 ampere. Mentre invece per quanto riguarda i pulsanti, la configurazione è in pull up, il potenziometro va collegato sull'entrata analogica A0, l'entrata analogica A1 ho già detto che è il partitore di tensione per poter visualizzare la tensione sul display, le entrate A4 e A5 è la comunicazione del display OLED. Bene, detto questo ragazzi, credo di aver detto tutto. Se ci sono domande potete scrivere nei commenti. A breve ci sarà la PCB completa e ovviamente ci sarà anche il video. Nel frattempo voi, per rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere le notifiche, in modo che nei momenti in cui caricherò il video vi arrivi la notifica. Da Mimmo Refrigerator questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.